Ciao a tutti, io sono Degu e ben ritrovati a una nuova puntata di Skyrim Anniversary Edition. Nella puntata scorsa abbiamo cominciato a indagare su ciò che è successo qua alla città dimenticata. Abbiamo fronteggiato dei saccheggiatori che siamo riusciti fortunatamente a respingere senza conseguenze e dobbiamo cercare un imperiale che si chiamava Quintus. Abbiamo scoperto appunto che non è ha cambiato nome. Dobbiamo parlare un po' qui. Ci hanno suggerito appunto di venire a parlare qua dentro. Perciò iniziamo subito. Got my eye on ya. In che senso, amico? Allora, non dice niente. Qual è la tua storia? What? Did you say something to me? Sì, ti ho chiesto qual è la tua storia. No use talking to me, young un. Can't hear a word you're saying. Both me ears went years ago. Still got my one good eye, though. All I need. Used to be a vigilant offender till I slipped up. You take it from me. You ever find yourself toe to toe with a flame atronach? You make sure you put some distance between you before you kill it. Otherwise, whoosh. Eyes, ears, and hair gone. All at the same time. Ok. Conosci una via di fuga? Didn't catch a word. And I'll be honest, being deaf ain't half so bad as you'd think. No one bothering you, asking questions. Ok, questo non ci dice niente. Sorry, young'un, no idea what you're saying. O fa veramente lo gnorri o veramente non ci sente. Still can't hear ya. Ok, no, pensavo che si sarebbe ingannato. A quanto pare no. My father told me what you did to those looters. He says you're dangerous and I should avoid you. I think we're going to be good friends. Proprio ribelle, eh? Qual è la tua storia? Well, as you know, the Jarl is my father. Or, at least, that's what he tells people. What he doesn't tell anyone is that I'm adopted. And the worst part is, I don't even know why he adopted me in the first place. I mean, he doesn't seem to care about me at all. Sometimes I feel more like his prisoner than his daughter. If we weren't trapped in here, I'd run away in a heartbeat. Tuo padre sembra molto dispotico. Oh, he really is. He's always telling everyone what to do. I don't know how everyone puts up with him. Did you know he calls this place his citadel? And he and his friends don't do any work. Everything gets done by the people down in the city. He'll probably try to make you work for him too. But don't just do whatever he says. People around here should really learn to stand up to him. Ok. Ma conoscere la via di fuga sarebbe stupido, dice, visto che ha detto che se ne sarebbe andato via subito. Però glielo diciamo lo stesso per completezza. You know my father would be upset to hear you ask that. I love it. Me, I'm not even allowed out of the citadel. I'm so bored. Father doesn't want me mixing with the common folk. He's all, why don't you read one of the books Gaia brought you? Books? I'm almost 18. I want to have fun, like normal girls my age. Or do anything to take my mind off where I am. I thought about getting one of those awful Nord tattoos. Father would hate that. But then that bitch Asanchi told me about her skooma habit. I don't want to drink it, oh, but if I get some, I just know I could get that junkie to spill her guts about everyone in this place. Vabbè, vedrò cosa posso fare. Great! I wouldn't even know where to start looking. But there's got to be a stash or a recipe somewhere in the city. Come back as quick as you can. Non so se la farò, perché non vorrei che poi quell'altra vede la scuma e ha detto che la ucciderebbe. Magari uccide la ragazza. Vabbè, intanto lasciamola lì.
Allora, non ci ha detto niente di importante finora. Tu? Heard you held back an invasion all on your own. That's fine work. Sì, ma se mi guardi in faccia però, fratello. Allora, qual è la tua storia? My story? Well, I'm from Markarth originally. Started working at Kolskiga Mines as a lad. And after a while, the Silverbloods made me foreman. I was doing pretty well for myself, until somebody decided to knock me down the shaft into this place. I had a wife and son. Still up there, I suppose, though they probably think I'm long gone. But chin up, right? Meanwhile, I'm stuck down here, supervising workers to earn me keep, waiting for the day that I can get out of here and back to my life in Markarth. Conosci una via di fuga? I wish. Seems like dwarfs designed this place to keep folk in. But the only thing that keeps me sane is thinking there has to be a way out. Beh, è tutto a posto tra te e i lavoratori? Well, I'd be lying if I said they're happy. But I'd also be lying if I said I cared. They're decent people and all. But they seem to have an hard time grasping that somebody round here's got to work the farms, or we all starve. Gulver's the worst of the lot. Seems like a decent man at first, but he's got a temper on him. Once he told me he killed a man before he came here. He'll tell you, if you ask him. Of course, down here with the dwarves law, a bad temper could land us all in a lot of trouble. I'd keep an eye on that one, if I were you. Ok, adesso devo andare. Alright, well, I'll see you around. Allora, lui non ci ha detto niente di importante. Non ci ha detto niente di importante. Vediamo un po'. Con lei abbiamo già parlato, eh. Everybody's talking about how you killed those looters. Well done. Ok, a posto. Ma perlomeno magari sono un po' più aperti nel parlare. Oh, hello there. Salve, salve. Ah, ok. Qual è la tua storia? Anzi, prima fammi fare questa, Of va? course. I think I can teach you a thing or two. Vediamo se abbiamo la possibilità. Sì, sì. È meglio... Tutto. Più oratoria abbiamo meglio è, va, in questo caso serve. Anzi, scusi, Arrivo subito. Adesso io non ho forse niente con me, però... Anello, purtroppo non ci ho pensato di portare qualcosa che aumentasse l'oratoria. Pazienza. Ah, qual è la tua storia? I'm a Breton from Hyrak. I've studied history at the Imperial City, which led me to Skyrim in search of Dwemer ruins. And now I'm here. Some days I just can't believe my luck. Working with Brawl. Researching the richest source of Dwemer history and technology I could have imagined. I feel like we're on the brink of some amazing discoveries about the Dwemer. Who knows? Maybe we'll find not all of them have disappeared. Mi puoi raccontare la storia di questo posto? I could, but Brawl knows much more than I do. You should be able to find him in his chambers down the city. Sì. Conosci una via di fuga? A way out of here? Are you kidding? Why would I want to get out of here? I can't think of a single place in all Tamriel I'd rather be. Ok. Ti serve aiuto con la tua ricerca? Now that you mentioned it, I do. I need you to get something for me, and it won't be easy. I've tried everything I can think of, and still nothing. There's a big Nord living down in the city called Rikus. You may have seen him walking around in an immaculate example of dwarven armor. I need that armor. It's the only one like it, and I believe it to be crucial in unlocking the secret of this place. The trouble is, before I could get a good look at it, that brute Rikas claimed it as his own, and has been wearing it ever since. I've tried everything. Appeals to his better nature, flattery, charm, even threats. It's like negotiating with a brick wall. The only thing I haven't tried is violence, and you know how that would end. But I'm convinced there's a way to get it. There has to be.
Va bene, cercherò di prenderla. Thank you. If you do manage to get it, you're welcome to keep it. I just need to have a quick look at it, that's all. Sta armatura That's fine. interessa. I've got a lot of reading to do if I'm going to know half as much as Brawl one day. Sì, dovremmo ancora parlare anche con Brawl, eh. Non ho avuto modo di poterci discutere nella puntata scorsa perché c'è stato l'attacco dei banditi. Qui non c'è sta niente. Qua nemmeno. A me sembra di aver parlato un po' con tutti. Non abbiamo ancora scoperto chi è qua sotto falso nome. Dovremo anche recuperare quell'armatura nanica. L'avevamo già incrociato nella puntata scorsa. Però come si fa a ottenerlo senza aggredire nessuno? I hear you got to kill some looters. I'm just sorry I wasn't there to help. Ah, ok. Qual è la tua storia? My story? It's about a quiet man who preferred to keep to himself. Short and sharp. Conosci una via di fuga? Yes, I do. Death. Death is the only way out of here. Tu devi essere Quintus. Quintus? My name is Marius. You must have the wrong person. Stai mentendo. And perhaps you're not as stupid as you look. Well done, you found me. Now, what do you want? Voglio sapere perché ti nascondi dalla tua famiglia. My family? Ha! The Dark Brotherhood likes to use terms like family, but they don't know the meaning of the word. They're still holding a grudge because I left them, you see. They don't like it when people leave them. It makes them look ineffectual. Say, do you happen to know whether anyone else knows I'm here? La nota che ho trovato sottintende che nessun altro era riuscito a trovarti. That is excellent news. Hopefully it will be the last we hear of them. Now, what's it going to take for you to keep this quiet, Allora, voglio solo essere sicuro che tu non sia una minaccia per la sicurezza di questa città. Oh, how noble of you. Pff, I've admitted it. I worked for the Dark Brotherhood, and I was very good at what I did. But I'm quite comfortable here, as you can see. What would be my motivation to kill anyone now? I'd need some kind of death wish. Now, was there something else you wanted to ask me? Or can I get back to enjoying my retirement? Adesso devo andare. You do that. No. No. Secondo me lui no, non è la minaccia. We can talk, but be quick. Domitus could be back any second. Ok. Qual è la tua storia? I'm Saphira. I'm from Markarth, from a part called the Warrens. If you've never gone there, don't. Just don't. About a year ago, I met a guy there. Said he was there for business. Nobody has any business being in the Warrens. But he had coin, and when he saw me, I saw a way out. Long story short, I followed him here. The more I think about it, though, I would have been better off in the Warrens with the beggars and skeevers. Vuoi allontanarti da Domitus? Guess you haven't met him, huh? Take my advice. Stay as far away from him as you can. È proprio preoccupata. Le leggi qui non vi proteggono da lui? If only... Look, whoever dreamt up the Dwarves' Law didn't think it through. Maybe it was meant to protect people. But what it really does is make everybody too afraid to stand up for themselves or challenge people in power. And Domitus knows that. He's Magari next in lui. line as Jarl of this place. So he gets his way by threatening to punish anyone who doesn't do what he wants. He's never physically hit anyone here,
But the point is, he doesn't have to. I've seen him make grown men cry. Nords, they don't cry easily. I cry most days. I think about leaving him, but where would I go? He says he'd make sure I wound up living in poverty again, like poor old Dooley. Ah, c'è qualcosa che posso fare per aiutare? Sì, facciamo questa. No, interfering will only make things worse. The only way you can help me is to find a way out of this city, or do something about the dwarves' law. I don't know if there's a way out or not, but there are places beneath this city nobody has ever explored. If I were you, I'd start with the tunnels. Farò del mio meglio. Well, I suppose that's all I can ask for. Ok. Ce l'ho appena detto. Però vabbè. Funny, I was gonna ask you the same question. Ok. Alright, but we never had this chat, okay? Proprio terrorizzata, eh? Dov'è sto gentiluomo che abbiamo visto prima? Ando cacchio è andato? Era lì che prima ci stava ascoltando. È già sparito? Ormai qua è un po' così, ragazzi. È tutto parlare e investigare, eh? Con te abbiamo già parlato. Non lo trovo. Dove si è andato a cacciare? Che sia già salito? O... Ah, ora forse è questo. What is it? What's this? Tipo, già mi sta sulle balle. Qual è la tua I'm storia? sorry, what's my story? What in oblivion is your story? How dare you come in here like you own the place and expect me to explain myself to you? Le mie scuse, sono Dego, sono nuovo di qui. I don't care who you are, but pay attention. There's a pecking order around here, and I'm at the top of it. After the owl, of course. So work hard and do what I tell you, or you'll wish you'd died and gone to oblivion. Got it? Nonsense. Not even a peasant like you would be stupid enough to do that. Everybody knows it would break the dwarves' law and get us all killed. So I'll speak to you and the other peasants as I see fit, and there's nothing you can do about it. Got it? Now get out of my sight. I'm sick of you. Ok. Allora, questo te lo fanno odiare apposta, ma secondo me non è lui la minaccia, perché questo qua si sta proteggendo dalla questione della legge dei nani. E allora fa lo spavaldo, ma secondo me se riusciamo in qualche modo a evitare questa cosa, o farli uscire da qui, appena non ci sarà niente che lo proteggerà, questo abbasserà la cresta. Ok, ok. Allora, vediamo un po'. Prima di tutto di bere qualcosa. L'acqua ce l'ho qua, se no andiamo a recuperare. Sì. Ci beviamo un po' d'acqua. Senti come echeggia. Bellissimo. Vediamo di recuperare questa armatura. Almeno controllare. Tipo metallo che domina la minaccia. No. No, no. Io prima di comunque dare qualsiasi... di parlare con qualsiasi cosa voglio essere sicuro. Non voglio andare al primo che capita. Infatti l'avevo vista questa armatura che era diversa. Heard you got to kill those looters. Wish I could have joined you. I haven't been allowed to fight in years. Allora, qual è la tua storia? Get out of my face, milk drinker. Che problemi hai? My problem is that I'm the only one around here whose head isn't buried in the sand. That's my problem. Cosa intendi? I mean, everyone acts like nothing's wrong. But we're one stupid mistake away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here.
Seems like I'm the only one ready for what's coming, whatever that is. And when it hits, it's every man for himself. You've been warned. Cosa dovrebbe arrivare? I don't know. But did you ever get the feeling these statues are watching us? Like they're waiting for something. I don't like it. Beh, abbiamo già visto cosa succede anche se attacchiamo. Conosci navi di fuga? If I did, I wouldn't be standing here listening to you. A volte mi sento stupido fare certe domande, però è interessante vedere cosa dicono. A proposito di quella lucetta armatura nanica che indossi. What about it? Ce ne sono altre simili? Nope. This is the only one like it in the whole city. La voglio, vorrei comprarla. Dai, vorrei comprarla. It's not for sale. La voglio. Oh, well in that case, you still can't have it. Let me be clear. The only way you'll get this armor is if you peel it from my corpse. No, vorrei... No, una salvata perché adesso voglio vedere cosa dice. Ma non vorrei che mi attaccasse. What do you want? Non vorrei che mi attaccasse e finisce qua il gioco. What about it? Dammela o ti ucciderò e me la prenderò. Not going to happen, maggot. Because you know, and I know, that the first blow that gets landed is going to get us all killed. You're not that stupid. Ok, no, pensavo che era lui lo stupido che ci avrebbe attaccato. Ok, non possiamo manco rubarla. In qualche modo possiamo ottenerla. Qui è chiusa, però apri tunnel sotterranei. Però è sbarrata. Mi fa entrare lo stesso, va bene. È cambiata la musica. Ok, andiamo in esplorazione. Boh, è abbastanza illuminato qua, non è un gran problema. Oro grezzo. Scendiamo, magari troviamo qualcosa di interessante qua. Ecco. Elmo nanico immacolato. Rende chi lo indossa immune alle radiazioni quando è usato in un set completo. Opzionale, parla con un esperto sull'armatura nanica immacolata. Le radiazioni? Ametista. Cosa intende per radiazioni? Intende questo? Volevo un attimo vedere. Ok. Trovo il modo per proteggerci dalle radiazioni. Abbiamo bisogno per forza dell'armatura nanica. E da quello che ha... c'era scritto sul gioco, dove è stato? Quello che c'era scritto sull'elmetto. Dobbiamo per forza prendere l'armatura. Ma come? Come possiamo farlo? Un esperto. Beh, ma adesso possiamo parlare con la... con Gaia. A parte che dobbiamo ancora parlare con... Bolli. Casa di Urlin. No. Con l'esperto. Vero? No. Gulvar. Ogni volta me le devo riguardare perché non mi ricordo. Poi quel maledetto non mi fa prendere il libro. Se me lo facesse prendere potrei guardarmelo. Taverna. Miranda.
Questa è la sua casa. Entriamo. Ruba. Però non possiamo... Ma guarda che non c'è niente dentro sta casa. Non è in vendita. Non possiamo fare niente. A meno che adesso avendo l'elmetto, magari se ce la facciamo imprestare, gli diciamo che appunto poi gli diamo il resto. Gli diamo anche l'elmetto. No, questa è la coppia sposata. Guardati qua. Oh, hello there. Qual è la tua storia? Vuoi giocare a carte? No. Pensavo che ci avessi dato qualche informazione sull'elmetto. Broly, il dotto, guardalo qua. Ci sono anche passato avanti senza neanche rendermene conto. La puntata scorsa. Era con lui che potevamo parlare per avere più informazioni. Ok, però quella non mi dà a rubare. Hello, neighbor. I understand we have you to thank for dispensing with some would-be looters. So, thank you. Qual è la tua storia? My story? What a strange question. You presuppose that my life is a simple linear sequence of events which can be summed up in a verbal narrative? Well, that's nonsense, of course. First, most of it was so long ago I barely remember. Second, you would have to assume that the account I give you is biased heavily in my favor, and is therefore quite unreliable. And finally, my story is really much less interesting than this mysterious place. Now, do you have any sensible questions, or can I get back to work? Beh, se mi potessi essere buon amico di Calselmo tu. Non importa, volevo solo sapere quello che fai e da dove vieni. Well, why didn't you say so? I researched dwarven history and technology, and I'm originally from Kragenmoor in Morrowind. Any other questions? Quante domande. Ok, dai, facciamo tutto. Conosci una via di fuga? Now that's an interesting question. I personally don't know any way out, no. However, I have a theory. It's more of a hypothesis, really. My thinking is that if there was a way out of here, the dwarves who built this place must have known about it. Ok, opzionale parla con... Ok. Ma i nani sono scomparsi secoli fa. True, but we can learn all sorts of things about them from what they left behind. Inscriptions, architecture, relics, statues. And while I've discovered many things here, there are some parts of the city I haven't been able to get to. I'm most interested in the palace, above the lake. Unfortunately, it's sealed up tight. Only one man ever managed to enter, and he never came out. That was Narnabas, and we haven't heard from him in years. Strange fellow. I believe he was looking for the secrets of the dwarves too. If you could find a way in there, I'm sure it would tell us a great deal about this place. Who knows what secrets we could uncover? Ops, trovo un modo per entrare nel palazzo abbandonato. Cosa puoi dirmi sull'energia nociva sotto la città? Ah, yes, fascinating, isn't it? It seems to be radiating from something deep beneath the city, but I've never been down far enough to see what it is. But if the dwarves were able to access the quarry that appears to be down there, presumably they had a way to protect themselves from it. So perhaps a full suit of dwarven armor would protect you. Not just any old dwarven armor, though. It would have to be in immaculate condition. Ok. Sì, questo l'ho già fatto. Cos'è la grande sfera rotante sopra di noi? That is the sun under the ground. Or at least that's how it's referred to in the dwarven text we've managed to translate. I must confess, I haven't the faintest idea of how it works. But it seems to be giving us light and allowing us to grow crops, even under the ground. Of course, if it ever stops glowing, for whatever reason,
We'll all be in quite a lot of trouble. But don't concern yourself with such dark thoughts. I'm sure we have nothing to worry about. Ok. Sai nulla sui viaggi del tempo? Time travel. You know, as it happens, I do. It was a great obsession of mine for years after my wife passed. I thought if I could go back, I gave up on that idea a long time ago. But recently the Jarl has asked to see my research notes. How strange that you should now take an interest too. Can I ask what the nature of your interest is in this unusual subject? Perché ho viaggiato qui dal futuro e vorrei tornare indietro. I don't quite know what to say to that. How can I put this charitably? Perhaps you're tired and emotional and need some rest. But I always enjoy discussing my theories with a receptive mind, so I'll humor you. What did you want to ask? Se ti sei recato nel passato, come potresti tornare al presente? For argument's sake, if you found yourself in that position, you'd have only two options. To live out your days in the past, or force a paradox. A paradox, you see, would involve changing the past so as to prevent the events which caused you to travel back in time in the first place. But you'd be taking a big risk by doing that. Who knows what the consequences would be? Some say that whatever you do, it will lead you right back to the future that took you back in time in the first place. An eternal loop, if you will. But me, I believe that creating a paradox should fling you back to your original time, having changed the past for you and everyone else. Allora, come avrei creato un paradosso? Well, let's say for argument's sake that you really have traveled here from the future. You could create a paradox in a few different ways. Essentially, you could do anything that would remove your means or motivation to return to the past. For example, you came here to achieve some goal. Achieving that goal would mean you will never have been motivated to come here. A paradox. Or, if the thing that allowed you to travel back in time is still here, as a past version of itself, you could simply destroy it, I suppose. That would mean, of course, that you will never have been able to travel back in time. Another paradox. But doing so could have terrible consequences. But if you really are from the future, as unlikely as that is, telling me or anybody else what happens next could have disastrous consequences too. I think it's best if we talk about something else. Si sta agitando. Si è aggiunta sta roba qua. Ok. Cosa puoi dirmi sulle leggi qui? Well, the dwarves who built this city left inscriptions in the citadel, which translate to, "The many shall suffer for the sins of the one." My research leads me to believe that if a single member of our community sins, it'll trigger an event, killing us all. I believe such an event occurred some years ago, which is why Metellus found the city littered with burned corpses. But to this day, there are many questions we simply don't have answers for. How is the dwarf's law still being enforced? How does it work? And we may never know, as long as nobody attacks or steals from anybody else. Until we know more, we all need to be on our best behavior. Ok, ho trovato dell'armatura nanica immacolata. Ah, yes. Most dwarven armor you see these days is quite badly worn. But this piece is still perfect, after thousands of years. It also seems to have some magical properties. It should protect you from the harmful energy down in the tunnels below the city. It all but killed Brandis when he went down there. But he didn't have a full set. If you can get down there safely, let me know what you discover. Ok, adesso devo andare. Very well. Come back if you think of any questions about something you discover. Benissimo. Scusi, soltanto per curiosità mia. Ok. Ok, tunnel sotterranei. Richiede la chiave.
Ma non c'eravamo già andati sotto i tunnel sotterranei? Benissimo. Magari adesso... Ah, si è fatta notte. Magari adesso ce la dà l'armatura. Abbiamo ancora sete. Minchia, ma cosa abbiamo? Problemi col fegato? Proviamoci, dai. Possiamo trovare un modo per entrare nel palazzo abbandonato. Troviamo un modo per procedere alle radiazioni. Ok, tutte in una. Perciò ce lo dobbiamo cercare. Sto maledetto. Proviamo prima a casa sua. Casomai andiamo alla taverna. E poi prima di salutarci voglio un attimo vedere questo palazzo abbandonato. Ok, qui non c'è. Andiamo alla taverna che non l'abbiamo ancora vista. Uno. E secondo non abbiamo neanche visto casa nostra. La casa che ci ha segnato. Beh, avremo tutto il tempo. Intanto andiamo qui. Però stavo pensando. Oh, che taverna. Ah, stavo pensando ai cosi nanici qua. Cioè, noi l'abbiamo distrutti parecchi. Nomitus. Non lo vedo qua. Cioè, non c'è la possibilità di distruggere o disattivare qualcosa, strappargli via qualche componente in modo che non funzionino più. Cioè, anche se poi fai un crimine, teoricamente non si dovrebbero più attivare. A meno. Poi magari appena cerchi di manometterli scattano, eh. C'è anche quell'eventualità. La faccia della legge. Allora, lì non c'era, lì non c'è. Ma... dove può essere andato allora a sto punto? Boh. Magari con... quando si farà giorno sbucherà di nuovo. Però lì ci sono altre due porte. È un luogo molto particolare, eh? Palazzo abbandonato. Trovo modo per entrare al palazzo abbandonato. A me non sembra che non ci si possa entrare. Ogni volta mi inquieta perché cambia la musica. Barile. Posso prendere, non è? Aspetta, ho dimenticato una torcia però. Ok. Resistenza alle malattie. Ah. Ok. Ecco perché. A rubare i cadaveri non equivale. Cioè, è sempre una cosa brutta. Forse è qua che dobbiamo tenere la chiave. Vesti logore. Nessun oggetto. Esatto. Oh, però vedo i guanti. Quelli mi sa che sono i guanti per creare il set completo, eh. Perché il nostro amicone lì è molto molto collaborativo, ha solo l'armatura. Forse gli stivali, non... l'armatura e gli stivali. No. Va bene, dai. Aia. Ogni volta facciamo una brutta figuraccia, eh. Direi che ci fermiamo qui con questo episodio, così io almeno vado con calma a cercarmi la nostra abitazione. Andiamo a dormire, mangiamo, beviamo. Volevo solo un attimo velocemente parlare con questo giovanotto qua. Sta dormendo.
Doley. Lasciamolo stare, va. Ci parleremo poi. Benissimo. Sperando che la luce è un po' messa male. Benissimo, dai, io direi che ci fermiamo con questo episodio. Nel prossimo vediamo di continuare la nostra investigazione. Io intanto vado a cercarmi la casa che ci ha affidato lo Jarl. E niente, speriamo di riuscire a ottenere questa maledetta armatura e di esplorare le profondità di codesta caverna. Benissimo, dai, come sempre se il video vi è piaciuto pollicione su e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!